Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Innanzitutto, prima di iniziare a farvi vedere tutto il progettino, vi vorrei ringraziare ancora perché sono arrivata, come avete visto, alla soglia dei 10.000 iscritti e se non era per voi, per tutto il supporto che mi date, che mi seguite, i like, i commenti, se non è per voi questo traguardo io non, da sola non ce l'avrei fatta. Quindi grazie, grazie, grazie ancora. Ok, adesso il tutorial di oggi. Allora, oggi vi faccio vedere dei gnometti che sono simpaticissimi. Come potete vedere sono molto carini, molto semplici da fare. Ehm, Sono, come vedete, da poter appendere, se li volete appendere sempre, come ripeto, all'albero, quindi può essere una decorazione natalizia, o comunque metterci, perché no, anche una calamita dietro e possono diventare anche delle calamite. Quindi si possono usare un po', cioè si può fare un po' come uno gli piace di più. Io l'ho fatti così da appendere, perché secondo me anche queste fatte come decorazione sull'albero ci stanno molto bene. Sono molto semplici, servono giusto 4 pezzetti e poi si incolla tutto, quindi è molto semplice. Si può fare con gli avanzi del cotone, io questi li ho fatti in cotone, si possono fare anche in lana volendo. Comunque se avete degli avanzi di lana o di cotone potete usarli perché tanto ce ne va poco. Ripeto, faccio sempre dei video in modo da potervi far usare gli avanzi di cotone o di lana che ci restano. Quindi anche per questo progetto vanno bene gli avanzi che abbiamo in casa. Allora, io oggi, allora, i colori che ho usato, innanzitutto la barba sempre bianca, perché comunque è bianca, e il nasino l'ho fatto sul rosa, quindi il rosa e il bianco ci devono essere, ok? Poi le scarpette, vedete che hanno comunque, ho fatto dei piedini, quindi io l'ho fatti neri, voi volete, se non li volete fare neri li potete fare marroni, grigi, vedete un po'. Io continuerò a farli neri, ok? E poi il cappellino e praticamente il pantalone si possono fare con tutti i colori che uno, appunto, i colori che uno abbiamo in casa. Il colore che più desideriamo. Io ad esempio oggi andrò a fare il cappellino con il lilla e il pantalone con il giallo. Quindi vedete sono gomitoli aperti, cioè avanzati, vedete ne ho comunque pochi, cioè non è molto, non è il gomitolo intero. Quindi per farmeli un po' fuori sti gomitoli, appunto faccio questi lavoretti. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5, ci serviranno le nostre forbici, ago da lana e la colla. Abbiamo tutto. Iniziamo. Allora, vi farò vedere subito come si fa il pantalone, che poi sia il pantalone che la barba sono praticamente uguali, praticamente sono solo dei cuori. Adesso andiamo a fare dei cuori, quindi adesso ve ne faccio vedere uno, però poi appunto sarà da fare anche per la barba, quindi con il bianco. Allora facciamo subito cerchio magico e dentro facciamo le 3 catenelle innanzitutto per alzare il lavoro e vale come prima maglia alta e dentro andiamo a fare altre 6 maglie alte. Okay, quindi abbiamo 7 maglie alte. Poi facciamo una doppia maglia alta, quindi 2 volte filo sull'uncinetto. Ok, chiudiamo una volta, chiudiamo 2 volte e chiudiamo 3. Ok, andiamo a rifare altre 6 maglie alte, quindi una, facciamo 3 catenelle e andiamo di nuovo dentro il cerchio magico a chiudere le 3 catenelle con una maglia bassissima. Ok, quindi ok, vedete abbiamo fatto tutto praticamente già il cuore. Adesso possiamo chiudere il cerchio magico, ok,
Ok, stringiamo bene. Vedete già la forma del cuore, c'è già. Adesso dove ci sono le 3 catenelle iniziali che avevamo fatto, andiamo nella seconda catenella e facciamo una maglia bassissima. Poi andiamo nella terza catenella, ok, facciamo un'altra maglia bassissima. Quindi facciamo una catenella, rientriamo nella dove abbiamo fatto la maglia bassissima, quindi nella terza catenella iniziale, ok? Rientriamo qui e facciamo una maglia bassa. E adesso andiamo a fare altre 6 maglie basse per un totale di 7. Quindi questa è la seconda, 3, 4, 5, 6 e 7 e arriviamo, come potete vedere, nella doppia maglia alta, ok? Quindi lavoriamo maglie basse tutte nelle maglie alte sottostanti. Quando arriviamo qui nella doppia maglia alta facciamo una maglia bassa, una catenella e di nuovo una maglia bassa, tutto nella stessa maglia, che sarebbe la maglia doppia alta, ok? Quindi continuiamo e facciamo altre 6 maglie basse. Quindi 2, 3, 4, 5 e 6. Ci ritroviamo qui dove abbiamo le 3 catenelle che avevamo fatto alla fine. Quindi entriamo nella prima catenella, proprio qui all'inizio, e facciamo una maglia bassissima per chiudere. E tagliamo il filo. Quindi facciamo la chiusura di sicurezza. Ok, e il nostro cuore, vedete? L'abbiamo fatto. E questi sono i pantaloni. E voi direte, ma come fa a fare i pantaloni? Adesso poi vi faccio vedere. Ok, quindi nascondiamo tutti i fili, sistemiamo tutti i fili e quindi ne facciamo un altro uguale, però in bianco, perché appunto ci serve per la barba. Ok? Quindi preparate questi 2 cuoricini e poi andiamo avanti. Allora, per il nasino, io non ve l'ho fatto vedere, però è molto semplice nel cerchio magico fare 6 maglie basse, cioè è boom. Quindi, cioè molto semplice, non sono stata neanche lì a farvelo vedere. Ho lasciato ancora i fili lunghi perché ho fatto solo giusto 2 nodini dietro con i 2 fili, ok? Li ho fermati facendo 2 nodini. Adesso io mi trovo bene poi in questo metodo che vi farò vedere per andarlo ad incollare. Voi se invece li volete già tagliare subito fate pure. Ok, vedete un attimo. Comunque, appunto, il nasino è semplicemente un cerchio magico con 6 maglie basse all'interno. Adesso andiamo a fare invece il cappello. Allora, per il cappello, quindi io la prendo appunto il viola, andiamo a fare il cappietto normale, ok, e avviamo 13 catenelle e 13. Ok, fatte le 13 catenelle andiamo a lavorare dalla seconda, dall'uncinetto, e andiamo a fare una maglia bassissima. Nella prossima di nuovo un'altra maglia bassissima. Adesso proseguiamo lavorando 6 maglie basse, quindi entriamo nella prossima catenella e facciamo una maglia bassa, quindi una. Allora, fatte le 6 maglie basse, nella prossima andiamo a fare una mezza maglia alta. Nelle prossime 2 catenelle che ci sono andiamo a fare una maglia alta ciascuna, quindi la prima maglia alta e nella seconda andiamo a fare un'altra maglia alta. Ok, ci ritroviamo nell'ultima catenella, quindi nell'ultima catenella andiamo a fare doppia maglia alta, quindi 2 gettate di filo sull'uncinetto e ne facciamo 2, quindi una doppia maglia alta e la seconda
doppia maglia alta. Ok, adesso andiamo a fare 4 catenelle, rientriamo qua nell'ultima catenella e andiamo a fare una maglia bassissima. Quindi di nuovo 4 catenelle, sempre qua nell'ultima catenella, di nuovo 2 maglie doppie alte. Andiamo a lavorare praticamente a specchio. Quindi prima e seconda. Quindi proseguiamo qua sull'altro lato delle catenelle andando a fare di nuovo una maglia alta, nella prossima di nuovo un'altra maglia alta, nella prossima una mezza maglia alta. Adesso facciamo 6 maglie basse, una, 2, 3, 4, 5 e 6. Come vedete io mi sono portata la codina dietro, quindi ho lavorato pure la codina, così l'ho già nascosta, anzi adesso posso anche già andarla a tagliare perché è già ben ferma. Ok, e adesso nella prossima andiamo a fare una maglia bassissima, ok, e all'inizio proprio della punta, quindi dove c'è già l'altra maglia bassissima che avevamo fatto all'inizio, andiamo di nuovo a farne un'altra. Ok, quindi possiamo anche tagliare nodino di sicurezza. Ok, ed ecco il cappellino fatto. Quindi fatto il cappellino, adesso poi sistemo tutto il filo, quindi il nasino e i 2 cuoricini che fa uno la barba e l'altro il pantalone. Ok, quindi abbiamo tutti i pezzi. Adesso solo una cosa, prima di andare a incollare tutto, nel pantalone andiamo a fare i piedini. Quindi prendiamo il nero molto semplicemente e andiamo a metterci praticamente, allora, da sta parte qua nella prima maglia bassa che avevamo fatto e da quest'altra parte qua nell'ultima maglia bassa che avevamo fatto. Quindi andiamo proprio a metterci qui con l'uncinetto con il filato nero, agganciamo, facciamo una catenella e sempre qua dentro facciamo altre 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 e boom, e tagliamo. Ok, quindi la stessa cosa andiamo a farlo di qua, agganciamo, ok, catenella e di nuovo entriamo e facciamo 1, 2 e 3. Ok, tagliare e chiudere. Ok, ci sistemiamo tutti i fili e poi vi faccio vedere come incollarlo. Ho sistemato, come potete vedere, tutti i miei fili. Ok, quindi iniziamo qui dal pantalone. Allora, praticamente vedete era un cuore, noi avevamo fatto il cuore così. Facendo le scarpine, i piedini, ok, rovesciandolo praticamente diventa come se fosse il pantalone, ok. La barba invece, quella bianca, andiamo a metterla proprio così a forma di cuore e la andremo ad incollare praticamente la punta che va quasi
all'incavo qui del pantalone, ok? Quindi mettiamo la colla, ok, e ci appoggiamo quello bianco. Ok, poi prendiamo il nasino, ok, per il nasino, vedete, allora io tenevo i fili lunghi perché così li vado a fermare con la colla, ci metto, vedete, la colla sopra in modo che si fermano, la andiamo a incollare proprio qui nel centro del cuoricino, dove c'è praticamente la chiusura del cerchio magico, ok? Quindi il nasino va incollato, ok, proprio qua. Vedete, faccio così e quindi dopo taglio, ok, taglio i fili. Così intanto i fili, cioè si fermano appunto con la colla, si incolla tutto, così non si vede niente, mi viene anche più facile, vedete, comunque metterlo. Quindi io mi trovo bene così, è un consiglio, poi vedete voi se anche a voi può essere utile. Ok, e poi andiamo a mettere il cappello. Quindi il cappello andiamo a mettere della colla, un po' da sta parte e un po' da quest'altra parte, ok, e il cappello praticamente qui dove c'è un po' l'incavo, qua in mezzo ci deve andare proprio il nasino, ok, quindi lo appoggiamo proprio in mezzo, ok, adesso c'è tutta la colla che si deve asciugare. Una volta che poi si è asciugato bene bene tutti i pezzi che si sono asciugati bene, andiamo a mettere solo il cappietto. Quindi prendiamo semplicemente un pezzetto di filo dello stesso colore, io l'ho fatto dello stesso colore del cappello, voi volendo lo potete fare anche di diverso colore, vedete voi. Quindi andiamo semplicemente a metterci qua in mezzo al cappello, proprio della punta, e andiamo a passare, ok, il filo e andiamo a fare un nodino. Quindi vedete un po' dalla lunghezza del filo che avete tagliato poi dove andare a fare il nodino, se magari un pochino più su, un pochino più giù, ok? Quindi stringiamo, tagliamo l'eccesso, ok, del filo e io poi lo ruoto, lo giro, ok, in modo che, vedete, le codine del filo tagliato vengono in qua. Volendo ci potete mettere anche un goccino di colla, così rimangono ferme, e quindi vedete il cappietto è anche messo. Io non l'ho inamidati questi qua, sono morbidi come vedete, appunto sono tutto morbido. Voi volendo li potete anche inamidare, cioè appunto dopo che li avete incollati tutti i pezzi, potete anche inamidarli e vi restano appunto più rigidi, più duri, quindi vedete voi se vi piacciono appunto un pochino più così sul morbido o sul duro. Comunque. E quindi i gnometti sono finiti. Come potete vedere sono molto molto veloci, ci abbiamo messo veramente proprio pochissimo a farli, sono giusto 4 pezzi, poi da incollare, quindi questi qua ne potete fare veramente tanti. Poi si possono anche, ad esempio il cappello o la barba, farli più sul natalizio, quindi magari, non so, mettere tipo delle perline sul cappello, la barba, fare il contorno con il filato lurex, cioè li potete abbellire appunto un po' come volete. Diciamo che questa è la base, poi voi volendo ci potete aggiungere anche altre cosine. Quindi vedete un po', date, come dico sempre io, date sfogo alla vostra creatività, alla vostra fantasia. Ok,
Quindi io vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il video vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!